Immaginate di dedicare, non so, 500 ore della vostra vita a creare un'opera d'arte meticolosa. Lavorate per mesi e poi, decenni dopo, scoprite che si sta letteralmente sgretolando dall'interno. Uno scenario da incubo, decisamente. Esatto, e tutto a causa di un banale pezzetto di nastro adesivo. Benvenuti a questa nuova esplorazione, io sono davvero pronta a tuffarmi in questa indagine. Ciao a chi ci ascolta. Anch'io sono pronto. E diciamo che la missione di oggi è disinnescare proprio questo tipo di disastri invisibili. Praticamente oggi analizziamo a fondo una presentazione tecnica che si intitola Il segreto del ricamo perfetto, ma attenzione, non parleremo affatto di aghi o di tecniche di cucito, cioè per niente. Esatto. Andiamo a esplorare un territorio molto meno appariscente, la chimica e la fisica del meticoloso lavoro preparatorio, quello invisibile. Ok, analizziamo la cosa, perché l'analogia che mi viene subito in mente è quella architettonica. Ammirare un ricamo senza conoscerne la preparazione è come... Come guardare un grattacielo e ignorare le fondamenta. Perfetto, sì. Nessuno fotografa i piloni d'acciaio sottoterra, ma se quelli cedono, il grattacielo viene giù. E qui nei documenti si parla di neutralizzare 3 grandi nemici. Certo, l'intera presentazione ruota attorno a questi 3 nemici della conservazione, ovvero l'instabilità chimica, la tensione fisica e il decadimento strutturale. E partiamo subito dal primo nemico, l'instabilità chimica. La fase 1 è il fissaggio del colore. Si parla del filato, ma io qui devo fare un po' la parte della scettica. In che senso? Cioè, le istruzioni sembrano uscite da un laboratorio di massima sicurezza. Bisogna lavare ogni singolo colore in contenitori di vetro separati usando solo acqua distillata. Diciamo che le procedure descritte sono effettivamente rigorose, soprattutto per i filati dai colori intensi, tipo i rossi profondi. Ma non è un'esagerazione clinica, voglio dire, siamo nel XXI secolo. I filati moderni non sono già trattati per non stingere. È un dubbio legittimo, sai, ma la produzione industriale lascia inevitabilmente residui microscopici di pigmento sulla superficie del filo. Ah, pigmento non legato, giusto? Esattamente. Se non rimuovi prima quel pigmento in eccesso, magari tra 20 anni si attiva la prima goccia di umidità e sanguina irreparabilmente sulla tua bella tela bianca. Che disastro! E il vetro serve perché non è poroso, immagino. Non come la plastica, che assorbe tutto, ma perché proprio l'acqua distillata. Non posso aprire il rubinetto e via? L'acqua distillata, invece, è neutra. Esatto, offre un ambiente chimicamente neutro. E infatti il protocollo si chiude con il test finale. Appoggi il filo bagnato su un tovagliolo bianco puro, se trasferisce anche solo una macchiolina invisibile, Torna in acqua. Zero tolleranza. zero tolleranza. Si butta l'acqua e si ricomincia finché non è perfettamente cristallina. Incredibile. Ovviamente c'è l'avvertenza che questo non si fa se le tinture non reggono proprio il lavaggio di base. Ma sai, c'è un dettaglio sui falsi miti che mi ha fatto sorridere. Quello sui vecchi rimedi casalinghi. Sì, sì. Perché chiunque abbia una nonna ha sentito dire che per fissare i colori si usa l'aceto o il sale. Io stessa ho rovinato dei jeans costosissimi seguendo un tutorial con l'aceto di mele. Ciò che è affascinante qui è come il documento distrugga questa credenza in modo inappellabile. L'aceto è fondamentalmente un fossile culturale. C'è un retaggio di quando si usavano i colori naturali? Proprio così. All'epoca serviva un ambiente acido per far penetrare i mordenti. Ma applicare quella logica oggi, con i coloranti sintetici moderni, è un azzardo pericolosissimo. Perché i sintetici funzionano diversamente, no? Esatto. Spesso si legano in un ambiente alcalino. Se metti l'aceto, nella migliore delle ipotesi non fai nulla. Nella peggiore, rompi i legami molecolari del colorante. Stai letteralmente distruggendo il colore. Roba da matti. Stai causando danni irreparabili, sì. L'acqua distillata è l'unica via scientificamente sicura. Straordinario! Quindi abbiamo domato il primo nemico, i colori sono stabili, passiamo al secondo nemico, la tensione fisica. Il palcoscenico dell'opera. La stoffa. La fase 2 dei nostri documenti. E qui il documento stabilisce una regola che a me è sembrata un vero sacrilegio tessile, la regola del taglio. Dice di tagliare via e buttare immediatamente la cimosa. La cimosa è quel bordo di fabbrica compatto del rotolo di tessuto.
quello che non si sfilaccia nel negozio, per intenderci. Ma scusa, se è il bordo più forte e non si sfilaccia, sembra perfetto per tendere la tela, perché dovrei tagliarlo? Sembrerebbe logico, ma la fisica della tessitura ci dice l'opposto. I telai industriali tengono i fili della cimosa sotto una tensione meccanica estrema, molto superiore al resto della stoffa. Ah, quindi creano una specie di tensione permanente in quei fili? Esattamente, una memoria cinetica. Hanno una densità e un'elasticità completamente disallineate. Se tendi la stoffa con la cimosa attaccata, La stai tirando in modo asimmetrico. La cimosa fa resistenza da una parte e la stoffa cede dall'altra. hai centrato il punto. Crei distorsioni invisibili che si paleseranno anni dopo. Devi rimuoverla per uniformare il campo da gioco. Pazzesco. E poi si deve allineare il progetto all'ordito, che il documento chiama warp, giusto? Dall'alto verso il basso, parallelo a dove c'era la cimosa. Sì, perché i fili dell'ordito sono le colonne portanti verticali. Sono più resistenti alla gravità. E bisogna lasciare tra i 7,5 e i 10 centimetri di margine per lato. Margini belli abbondanti. Ma c'è un'altra regola. Ed è qui che si fa davvero interessante. La regola dello zero pieghe. Ah, la mia preferita. Dice di stirare la tela finché non scompare l'ultima microscopica grinza. Mi fa pensare all'analogia della batteria, lo strumento intendo. Vai, spiega. Cioè, accordare un tamburo richiede una tensione identica su tutta la pelle. Se c'è una piega o un punto molle, il suono esce distorto e stonato. Non c'è virtuosismo che tenga se la base fa schifo. È una traduzione perfetta del problema fisico. Se inserisci nel telaio una stoffa con una minima piega, stai forzando il tessuto in una geometria innaturale. Quindi ricami un cerchio geometricamente perfetto su quella piega, Ma poi, quando rimuovi la tela dal telaio, la tensione sparisce. la stoffa torna normale e il cerchio diventa un ovale. Precisamente. La memoria della stoffa si riafferma e quel piccolo difetto invisibile si trasforma in un disastro permanente e impossibile da correggere. Che ansia! Ok, abbiamo sconfitto anche il secondo nemico. La tela è perfetta e senza pieghe. Ma c'è il terzo nemico in agguato, il decadimento strutturale. La difesa dei confini, perché ora i nostri bordi, senza la cimosa, sono tagliati a vivo. Esatto, una bomba a orologeria. Se la tela si sfilaccia mentre lavori, i margini calcolati spariscono e crolla tutto. Il documento elenca 6 strategie per sigillare il perimetro. Ci sono approcci a macchina e approcci a mano. L'approccio a macchina sembra il top. Il punto zig-zag o direttamente la macchina taglia-cuci. La macchina tagliacuci è il non plus ultra professionale. Ingabbia i fili del bordo creando una sorfilatura complessa, sfilacciamento fisicamente impossibile. Però per chi ci ascolta non tutti hanno una taglia-cuci in salotto. Se non ce l'ho devo solo sperare che non si sfilacci tutto. Assolutamente no. L'artigianato offre sempre alternative. C'è la piegatura e imbastitura o il punto sopraggitto a mano. Richiedono più tempo ma offrono un controllo totale. O puoi anche lasciare che si sfilacci in modo naturale se conosci bene la reazione di quel tessuto specifico. Ma arriviamo alla domanda da $1.000.000. Sentiamo. Tra queste opzioni c'è il nastro di carta adesivo, quello per le mascherature. Cioè, prendi il nastro, lo pieghi sul bordo e in 2 minuti hai sigillato tutto. Zero fatica. Perché diavolo non usano tutti questo metodo e basta? Questo solleva una domanda importante, perché la comodità del nastro nasconde un prezzo letale. I documenti dedicano una sezione al pericolo nascosto del nastro. Fammi indovinare, non è solo una questione di colla che appiccica le dita. È molto peggio. I collanti del nastro hanno una natura chimica intrinsecamente acida e quando li applichi sulle fibre del cotone o del lino inneschi una reazione a catena. Oddio! Quindi un'infezione chimica vera e propria. L'acido agisce come catalizzatore per l'idrolisi della cellulosa. Nel corso dei decenni spezza le catene molecolari che danno forza al tessuto. Praticamente la stoffa si indebolisce, ingiallisce e si sgretola in polvere. Incredibile. Ma il documento offre una via di scampo per chi proprio vuole usare il nastro. C'è una clausola non negoziabile. Se decidi di usare il nastro per comodità, devi calcolare un margine di tessuto molto più ampio, almeno 1,5 centimetri in più lungo tutto il perimetro. 1,5 centimetri extra, perché poi, al lavoro finito, Devi fisicamente amputarlo con le forbici, tagliare via e buttare l'intera porzione che è stata a contatto col collante. anche se sembra intatta ad occhio nudo.
Anche se sembra perfetta, stai creando un'area cuscinetto destinata alla distruzione pur di salvare l'opera centrale. E il margine di sacrificio. Trovo che sia un concetto incredibilmente potente. E non solo per il cucito, voglio dire. La scorciatoia veloce ha sempre un debito nascosto. È un'osservazione eccellente, ed è qui che l'analisi trascende la tecnica specifica. È un vero trattato sull'anatomia dell'eccellenza. Quindi, cosa significa tutto questo? Significa che abbiamo preso dei materiali grezzi, caotici, e abbiamo creato l'ordine. Niente instabilità chimica, con colori puri. Niente tensione fisica, con tele stirate e senza cimosa. E niente decadimento strutturale, proteggendo i confini. L'artigiana è pronta. Solo ora, dopo questo massacro invisibile di preparazione, l'arte può iniziare. Se colleghiamo questo al quadro generale, ci ricorda che la vera durabilità ha un costo iniziale altissimo. Pensa alla chirurgia o alla programmazione informatica. La superficie perfetta è solo il risultato finale di fondamenta ossessivamente curate. Assolutamente. E vi lasciamo proprio con questo pensiero per chiudere la nostra immersione. Se per salvare un capolavoro bisogna tagliare e sacrificare margini perfetti, lavare via pigmenti in eccesso e stirare maniacalmente ogni minima piega. E tutto questo lavoro non si vedrà mai. Esatto, non si vedrà mai. Quanta della grandezza assoluta che ammiriamo ogni giorno nel mondo, in realtà è costituita da una preparazione meticolosa, invisibile e del tutto temporanea. Qualcosa su cui riflettere la prossima volta che vi fermerete ad ammirare una superficie perfetta. Alla prossima esplorazione. Alla prossima.